Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda TCL per il test di comunicazione seriale. Motore fan, unità esterna. Ok, andiamo a spegnere. Questa scheda mi è arrivata come errore E0, che è un errore di comunicazione. A differenza sulle altre schede che solitamente l'errore di comunicazione è E1, su TLC l'errore di comunicazione si riferisce a E0. Adesso andiamo sul banco riparazione e andiamo a vedere quali potrebbero essere le cause dell'errore E0. Eccoci qua sul banco riparazione e per prima cosa andiamo a vedere il codice stampato su questa scheda. Questa scheda è marchiata FR-4 KB-6160 CTI A010276 versione 1. Allora andiamo a vedere il problema dell'errore E0. È stato sostituito un fotoaccoppiatore che fa parte dell'RX, in pratica i dati seriali provenienti dal microprocessore, sul fotoaccoppiatore PC1, mentre invece il PC2 è un TX trasmettitore, in pratica il ricevente dall'unità interna. Quindi questo è stato sostituito, il PC1, che in pratica è questo qua. Quindi il risultato questo è stato sostituito, ma poi si è anche rilevata una pista interrotta che è stata ricostruita. Questa pista è proveniente dal TX, cioè trasmettitore, verso il micro che ricevitore, cioè che riceve, ok? Quindi l'unità interna trasmette su questo fotoaccoppiatore PC2 e l'unità interna riceve su RX, mentre invece il PC1 trasmette, quindi TX, e l'unità interna riceve RX. Fatto queste due riparazioni, la scheda è ritornata a funzionare, come avete visto nel video. Qui nel settore della comunicazione ci sono altri componenti da testare e dopo daremo alimentazione e faremo qualche test. Andiamo a recensire molto velocemente questa scheda. Abbiamo la parte di filtraggio della 220 volt con i due condensatori qui poliesteri e questa bobina di modo comune. Poi abbiamo un relè per alimentare la parte di potenza che si trova sotto il dissipatore, la PTC, i due condensatori di filtraggio sulla 300 volt DC, sotto abbiamo l'IPM, modulo di potenza intelligente che gestisce le tre fasi sul compressore, e qui abbiamo i tre cavetti. Poi abbiamo un IGBT qui su questi tre piedini, un diodo veloce e il ponte diodo. Continuando sul resto della scheda abbiamo il trasformatore. Come oscillatore MOSFET abbiamo un TNI 279, poi abbiamo dei diodi sul secondario che sono sempre 12, 15 e 5 volt, e
e qui abbiamo un altro IPM con il dissipatore che gestisce questo connettore, che sono le 3 fasi del motorino fan. Qui abbiamo 2 relè che gestiscono 2 valvole a 4 vie, è predisposta per 2 valvole, un dual. Questi 2 connettori sono per le sonde, e poi qui abbiamo altri 2 connettori che evidentemente serviranno sia per programmare il processore microcontrollore e sia per la EEPROM. Bene, diamo alimentazione alla scheda. Ok, andiamo a fare qualche test che ci servirà per eventuale riparazione futura e andiamo direttamente sul secondario. Abbiamo sul D10 5 volt, sul D11 abbiamo 15 volt, sul D12 ne abbiamo 12 volt. Sul TNI 279 mettiamo un puntale sul source e andiamo a vedere su questi 2 piedini, che in pratica sono piedino 1 e piedino 2. Questo che risulta da 0,9 volt sarà sicuramente il feedback, e il secondo piedino sono 6,3 volt che è il power. Poi il piedino, questo qua numero 3, anzi numero 4, questo qua è la 300 volt che è il drain. Tutti gli altri piedini sono tutti source dall'altro lato, ok, da questo lato qua. Bene, per quanto riguarda le sonde, avremo un voltaggio che è il voltaggio del processore, dell'alimentazione del processore. Quindi abbiamo 3,2 volt, quindi significa che questo processore è alimentato a 3,2 volt, anche qui e anche qui. Ok, adesso per testare le uscite del fan basta mettere un puntale su GND, lo prendiamo da qua, e l'uscita deve essere da 13,9 su tutte e 3 le fasi, 13,9, 13,9, che poi alla fine sono 14 volt. Mentre invece, sempre mantenendo il puntale su GND, possiamo vedere l'uscita del compressore, che è 12 e 12. Ok, adesso giriamo la scheda e come possiamo vedere sulla scheda sono stampati dei punti di riferimento. Vado a zoomare un po', eccoli qui, questi sono tutti i punti di riferimento da fare il test. Andiamo a prendere questi punti di riferimento, perché sì, c'è scritto test IPM, ma non c'è scritto il voltaggio. Un puntale lo mettiamo sempre su GND, quindi andiamo a prendere un GND, ad esempio qui c'è scritto 3,3 volt e ce l'abbiamo, poi qui abbiamo 15 volt e ce l'abbiamo, 12 volt ce l'abbiamo, 5 volt ce l'abbiamo. Andiamo a vedere sul TX, abbiamo 3,2 volt. Sulla scritta IPM TEM abbiamo 3,1 volt. Sul fan FO abbiamo 3,2 volt. Sull'IPM FO abbiamo 0 volt. Allora qui abbiamo 2 PM dove c'è scritto anche voltaggio 1,6 volt
e difatti ci sta, e qui abbiamo 0,11 ci sta. Sui segnali che arrivano sull'IPM dal microcontrollore è 0,06 volt. Questi sono importanti perché se non vi dà questo valore qua, vi dà completamente 0, significa che qualche segnale è interrotto. 15 volt, ok. Overcurrent, compressore ci segna 0,01, RX 0,35, su PFC 3,2, VDC 2,1, F-IU ci segna 1,6, Reset 3,2, IPM-IU 1,6 e VDB 2,1, IPM-IV 1,6, IPM-FO 3,1. Bene, credo di averli testati tutti. PFC-PVM, vediamo questo qua, ci segna 0,05. E poi del resto su altri pin da testare ci sono stampati i voltaggi sopra, quindi è abbastanza semplice. Bene, magari la prossima volta andremo a staccare il dissipatore e faremo qualche test sugli integrati. Nel frattempo vorrei dire che chi è inesperto di non mettere le mani, perché si ha la presenza della 200 volt AC alternata corrente e della 300 volt DC diretta corrente, quindi è molto pericoloso, se no addirittura mortale. Quindi per chi è inesperto di fare riferimento soltanto a livello di informazione e non nella pratica, ok? Bene, il video finisce qua, spero che anche questo video sia stato utile. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.